Quando venne avviato il segretissimo progetto Manhattan, vi presero parte una selezione delle migliori menti scientifiche del mondo. Cosa necessitava il progetto? Sia di un supervisore scientifico, sia di un supervisore organizzativo. Quest'ultimo doveva appartenere ovviamente all'esercito americano e la scelta cadde sul generale Leslie Groves. Invece il responsabile scientifico fu Julius Robert Oppenheimer. Nel marzo del 1943 il progetto diventa operativo. Ma facciamo un piccolo salto indietro. Nel 1895 Röntgen aveva individuato i raggi X e queste radiazioni avevano incuriosito parte della comunità scientifica, specialmente gli sperimentali, che infatti decisero di indagare più a fondo. Tra questi, un francese, Antoine-Henri Becquerel, discendente da almeno 4 generazioni di scienziati. L'anno successivo, quindi nel 1896, fece una scoperta tanto sensazionale quanto involontaria. In realtà sembra che questa scoperta si debba a un fotografo, Abel Nips, ma ben 40 anni prima di Becquerel. Comunque, il senso non cambia. Becquerel stava studiando la fluorescenza, cioè quel fenomeno che è simile alla fosforescenza, tipico di alcune sostanze che assorbono la luce solare e non solo, e la rilasciano lentamente nel tempo. Le sostanze fluorescenti invece cessano di emanare luce appena la radiazione luminosa si interrompe. Quindi l'indagine di Becquerel riguardava il dubbio che questa emissione di luce fosse anche un'emissione di raggi X, dei raggi X appunto appena scoperti da Röntgen. Quindi non solo il campo del visibile, anche i raggi X. Quindi cosa fece? Prese alcune lastre fotografiche e le ricoprì con una carta nera. Poi mise questa sostanza fluorescente, che poi era solfato di uranile di potassio, al sole. Se la lastra dentro la carta fosse rimasto impresso, ciò sarebbe certamente stato il risultato dei raggi X e non della luce visibile, dato che la luce visibile non avrebbe potuto oltrepassare la carta nera. Quindi il 25 febbraio del 1896 l'esperimento va a buon fine. La lastra in effetti si impressiona e Becquerel deduce che il cristallo fluorescente emetteva raggi X. Doveva verificarne però la correttezza e quindi riprovò a eseguire l'esperimento con delle nuove lastre, ma siccome le giornate erano nuvolose e il tempo non era il meglio, decise di rimandare l'esperimento e depose le lastre e il cristallo avvolti in una carta nera e messi in un cassetto chiuso in un laboratorio e aspettare. Dunque fu proprio mentre aspettava che tornasse il bel tempo, ovvero il 1 marzo, che, un po' colto dall'impazienza, un po' insomma dalla frenesia degli esperimenti, volle verificare che effettivamente in assenza di luce e di fluorescenza nulla contaminasse le lastre fotografiche. Ne sviluppò una e con grande sorpresa si accorse che la lastra era impressionata. A questo punto ripeté l'esperimento al buio e il risultato fu ancora confermato. Nonostante l'assenza di luce, il cristallo, in particolare l'uranio, come poi capì, emanava una particolare radiazione che poteva impressionare una pellicola fotografica. Ne parlò con un collega che aveva un'eccezionale allieva polacca, dottoranda alla Sorbona. Immagino che sappiate già di chi sto parlando. Lei e suo marito approfondirono le indagini e si accorsero che anche un altro metallo, il torio, oltre all'uranio, dava lo stesso risultato. La studentessa si chiamava Maria Sklodowska e si era appena sposata con Pierre Curie. Fu lei a chiamare questa radiazione radioattività ed entrambi sospettarono che questa radiazione non fosse prerogativa di uranio e torio e che avrebbero potuto esserci altri tipi di radioattività, come infatti poi scoprì Rutherford a breve. Gli approfondimenti di Marie e Pierre Curie furono quelli che determinarono la scoperta della bomba nucleare. Tutto parte da qui, da una semplice lastra fotografica impressionata al buio, e da qui e da questo mistero, step by step si arriverà alla costruzione della bomba nucleare. Marie e Pierre Curie dunque approfondirono la scoperta di Becquerel e per capire la vera natura di queste radiazioni che si riteneva fossero collegate ai raggi X di Röntgen, dedussero che era indispensabile isolare l'uranio dalla pitchblende, un minerale nero contenente anche uranio, che si estraeva da alcune miniere presenti al confine tra Germania e Cecoslovacchia. Dunque Marie Curie si aspettava che i raggi emessi dalla pitchblende fossero di intensità minore di quelli dell'uranio puro, ovviamente, ma in realtà quello che succedeva era esattamente il contrario. Perché? Questa era la domanda cruciale.
Nel febbraio del 1898 Marie sottopose a controllo altre sostanze. Alcune contenevano torio e non uranio, e anch'esse si rivelarono radioattive, più radioattive dell'uranio isolato. Quello che ne dedusse perciò era che questi raggi non fossero una prerogativa dell'uranio. Così Marie convinse il marito, Pierre, a tornare ad analizzare la pechblenda, anche cercando di estromettere Becquerel perché a suo dire era molto maschilista, si rivolgeva solo al marito ogni volta che parlava con loro. Dunque Marie in effetti sintetizzò un prodotto che era 300 volte più attivo dell'uranio e Pierre, parallelamente, arrivò addirittura a un prodotto 330 volte più attivo. E quindi così compresero che gli elementi radioattivi contenuti nella pechblenda fossero 2 e non 1. Il primo lo nominarono polonio in onore della sua patria natia, di Maria appunto. Ahimè fu un triste omaggio. E il secondo radio, per rievocare appunto il termine radioattività che avevano usato precedentemente. Fu proprio il radio il punto critico, perché nel 99 Marie sintetizzò questi composti di radio concentrato e sorprendentemente si accorse che si illuminavano da soli. Ignari del pericolo, portarono a casa dei piccoli campioni che generavano questa simpatica luce tenue e li collocarono anche vicino al letto. Poi ne spedirono diversi campioni ai colleghi, sparsi per le varie università d'Europa, e in pochi anni, fra l'altro, impazzò la radiomania. Cioè si diede per scontato che un bagliore così piacevole fosse benefico, e il radio fu usato nei teatri per illuminare i vestiti delle ballerine, negli orologi da polso, nel rosseto. Il culmine addirittura fu raggiunto da un'azienda, il Raditor, che vendeva bottiglie di acqua a radio e torio preconfezionate, che si riteneva fossero benefiche per la salute. Il costo elevato di quest'acqua per fortuna preservò parecchie persone dall'intossicazione da radiazioni. È tragicomica questa cosa, mi rendo conto, ma fece scalpore la morte del milionario americano Eben Byers, che bevve una bottiglia di Raditor al giorno per 4 anni nella convinzione di raggiungere l'immortalità. Quando poi morì di cancro, il Wall Street Journal scrisse un necrologio che recitava tipo «L'acqua a radio sembrava funzionare fino a quando non gli cadde la mascella». Oggi il radio ha diverse applicazioni positive, tra cui per esempio quella nelle radioterapie anticancro, ma allora si pensava davvero che potesse essere una panacea universale. Il punto è che gli scienziati non sapevano cosa avevano a che fare, con cosa stavano giocando, tra virgolette. I loro esperimenti erano completamente al buio. E questa è una cosa tristemente simile a quella che sta succedendo con l'intelligenza artificiale, poi avremo modo di approfondirne in un'altra puntata. E poi c'è un ulteriore step decisivo. Rutherford, nello stesso anno, nel 1899, decide di studiare e classificare in 3 tipi la radioattività e li distingue inizialmente per capacità di penetrazione: alfa, capace di penetrare i fogli di carta e nulla più; beta, che invece passava anche i fogli di alluminio; e poi la radiazione gamma, che addirittura aveva bisogno del piombo per essere fermata. Fu solo una decina di anni dopo che si scoprirono che le particelle alfa consistono in nuclei di elio, quindi sono doppiamente positive, perché il nucleo di elio, come sappiamo, è formato da 2 protoni e 2 neutroni, mentre le particelle beta non sono altro che elettroni ad alta energia. E poi c'è il terzo e ultimo decadimento, appunto quello gamma, che non sono nient'altro che fotoni ad alta energia. Alla luce della scoperta della radioattività rimaneva un quesito di fondo, il quesito cruciale, che poi è quello che diede là, appunto, alle analisi all'interno del nucleo, cioè da dove proveniva tutta l'energia delle radiazioni. L'uranio, per esempio, sembrava emettere radiazioni ininterrottamente, sia alfa che beta, e oltretutto a velocità elevatissime. Una particella alfa raggiungeva i 3 per 10 alla settima metri al secondo, cioè circa 1/10 della velocità della luce. Le particelle beta addirittura potevano arrivare al 90% della velocità della luce, quindi 270.000 km al secondo. I raggi gamma chiaramente invece hanno la stessa velocità della luce, ma l'energia necessaria per muovere queste particelle, quasi da fermo, da dove veniva? È proprio cercando di capire questo mistero che entra in gioco la famosa formula di Albert Einstein, decisiva anche questa per la costruzione della bomba atomica. Così come infatti non poteva essere violata la conservazione della massa, cioè se ho 1 chilo di materia prima dell'emissione radioattiva ne dovrei avere altrettanto dopo, lo stesso vale per l'energia. Non si può creare energia dal nulla. E allora com'è possibile la radioattività? Cercando di rispondere a questa domanda, i fisici all'inizio del Novecento le provarono un po' tutte.
c'è un fluido misterioso, la natura fa un'eccezione e altre teorie più o meno strampalate, diremo oggi. Chi invece intuì la strada fu Ernest Rutherford, o Rutherford se preferite, un omone neozelandese che, pur non vincendo una borsa di studio per un dottorato a Cambridge, presso i famosi Cavendish Laboratories, guidati dal grande J.J. Thomson peraltro, che aveva appena scoperto l'elettrone, riuscì ad approdare comunque in Inghilterra per la rinuncia del vincitore della borsa, dato che lui era arrivato secondo. Ma Rutherford fece strada velocemente, diventando uno dei fisici più prestigiosi della storia. Si contano tra i suoi allievi ben 11 premi Nobel, tra cui uno dei padri fondatori della fisica quantistica, cioè Niels Bohr. Rutherford dunque, in collaborazione con Frederick Soddy, grazie a un ingegnoso esperimento, capì anzitutto che la radioattività non era solo emissione di energia come credevano i Curie, ma anche di materia, cioè di particelle. Non era dunque un misterioso fluido che veniva emanato dall'uranio o dai suoi cugini, ma era un mix di energia e particelle. C'erano gli elettroni appena scoperti da Thomson, quelli che chiamo particelle beta negative, c'erano ioni positivi di elio, ovvero le particelle alfa, e c'erano i raggi elettromagnetici ad alta frequenza, ovvero appunto i raggi gamma. L'esperimento merita di essere descritto perché è tanto semplice quanto geniale. Anziché tentare di purificare la pitchblenda e altre sostanze radioattive come facevano i Curie, egli mise prima il radio, poi l'uranio e infine il polonio dentro una serie di campane di vetro a spessore crescente verso l'esterno. In questo modo scoprì che il radio, ad esempio, diventava radon, che è un atomo più leggero del primo, sono 2 posti più in basso nella tavola periodica degli elementi, e liberava il corrispettivo del peso mancante in particelle più piccole, che fra l'altro attraversavano più o meno facilmente le campane a seconda dello spessore della campana stessa. Per la prima volta si capì che gli elementi non solo esistevano veramente, ricordiamo che la reale esistenza dell'atomo era messa in discussione dalla maggior parte della comunità scientifica in quel periodo, ma che addirittura trasmutavano, per usare un'espressione alchemica che usò anche Rutherford stesso, cioè diventavano qualcosa di diverso, si trasformavano. Un atomo diventava un altro tipo di atomo, una sostanza diventava un altro tipo di sostanza, così, magicamente. Il passo successivo fu poi quello di scoprire l'esistenza di un nucleo, con il leggendario esperimento della lamina d'oro, anch'esso semplice e geniale, che dimostrava inequivocabilmente anche l'esistenza appunto di un nucleo positivo all'interno degli elementi. L'oro in questo caso, ma non solo l'oro, chiaramente. A Rutherford si deve infatti il modello atomico planetario, cioè quello che conosciamo tutti, che prevede un nucleo al centro e gli elettroni che gli ronzano, diciamo, se preferite gli ruotano intorno. Siamo così arrivati al 1910. Gli ingredienti ci sono tutti, un'energia emessa naturalmente da alcuni elementi detti appunto radioattivi, particelle separate letteralmente ad altissime velocità e infine, elemento decisivo direi, l'esistenza di un nucleo che contiene e allo stesso tempo libera tutte queste cose. Pierre Curie aveva misurato l'energia irradiata dal radio e aveva scoperto essere equivalente a 140 calorie l'ora, una quantità impressionante per un singolo elemento, e Rutherford ipotizzò correttamente che quell'energia dovesse essere in qualche modo contenuta nel nucleo dell'atomo. Ora capito che il suo articolo fosse letto dal grande romanziere H.G. Wells, l'autore della Macchina del Tempo, La Guerra dei Mondi, insomma uno dei più grandi romanzieri di fantascienza, e che qualche anno dopo fece uscire alle stampe il suo penultimo romanzo di fantascienza dal titolo La liberazione del mondo, il cui finale è a dir poco profetico. Recita così: e quelle bombe atomiche che la scienza sganciò sul mondo quella notte erano misteriose anche per gli uomini che le usarono. Era il 1913. Tu non ne hai colpa, ma è così. Ti piaccia o no, caro professore, l'inferno se ne è giovato molto. Così finisce il racconto di Buzzati Appuntamento con Einstein, che descrive un misterioso personaggio, Ibis, che parlando con Einstein delle sue scoperte lo costringerà a riflettere sugli errori della guerra derivati dalla sua famigerata formula. Di quale formula stiamo parlando è evidente. Ma perché è stata decisiva nella strada verso l'ordigno atomico? Nel 1905, in una serie di 5 articoli che cambierono per sempre la storia della fisica, Einstein deduce che anche un corpo fermo contiene una forma di energia collegata alla velocità della luce. È la famosa formula
è uguale m per c al quadrato, dove a sinistra del segno dell'uguale c'è proprio E, la E di energia, mentre a destra la m di massa, che è moltiplicata per la costante c elevata al quadrato, dove c sta per celeritas, in latino velocità, ovvero la velocità della luce è una costante universale, pari a circa 3 per 10 all'ottava metri al secondo, ovvero 300.000 km al secondo. Cosa significa e cosa rappresenta questa formula e perché è così importante in questo contesto ed è cruciale nel cammino verso la costruzione della bomba atomica? Anzitutto, un'equazione è come una bilancia a due bracci in equilibrio. Quello che è a sinistra deve avere lo stesso peso di quello che è a destra, il che tradotto significa che l'energia a sinistra deve essere equivalente alla massa a destra con un tasso di cambio pari al quadrato della velocità della luce. Ma qui parliamo di massa a riposo, cioè ferma nel sistema di riferimento scelto chiaramente. Ovvero l'equazione ci dice che anche se una massa è inquiete, essa possiede un'energia gigantesca, considerando che 3 per 10 all'ottava per di più al quadrato, cioè il valore della velocità della luce moltiplicato per se stesso, corrisponde a quasi 100 milioni di miliardi di metri quadri sul secondo quadro. Cioè un numero enorme, anche in presenza di una massa minuscola. Che sia dunque questa formula a dare conto del fatto che apparentemente un piccolo elemento come l'uranio, ma la stessa cosa si può dire del torio, del polonio, del radio, eccetera, sono capaci di generare una impressionante, ancorché misteriosa, quantità di energia? Sì, è proprio così, a patto di capire, però, che con M si intende non massa e basta, ma precisamente differenza di massa o difetto di massa. Cioè il punto cruciale è che se si genera energia è perché una parte della massa iniziale, ad esempio qualche microgrammo di uranio, trasformandosi, cioè decadendo, come si dovrebbe dire tecnicamente, infatti si parla di decadimento radioattivo, si è trasformato in un elemento infinitesimamente più leggero, quindi pochissimo più leggero, ma pur sempre contenente una massa minore. E questa differenza di massa tra l'uranio iniziale e ad esempio il torio finale si è trasformata in energia. Tutto qui. Si fa per dire tutto qui, ovviamente. Ma il segreto è svelato. Agli scienziati sperimentali a questo punto basta fare qualche misura e vedere se queste misure corrispondono numericamente a quello che risulta dalla formula di Einstein e il gioco è fatto. E con grande sorpresa i conti tornano e tornano alla grande. La massa è diventata energia, o meglio, una piccola massa è diventata un'enorme energia. E così la brama di potere, il desiderio di dominio prende il sopravvento. Cioè, ci si chiede, come si fa a sfruttare tutta questa energia? Si potrebbe pensare a scopi benefici, forse sì, ma si trascura che c'è sempre un prezzo da pagare, che ogni volta che si supera un limite ci sono delle conseguenze. La tragedia infatti è appena cominciata. Nello stesso periodo in cui si intensificavano gli studi sulla radioattività e sulla struttura atomica, era nata la rivoluzione della fisica quantistica e le due strade erano destinate a incontrarsi. J.J. Thomson nel 1897 aveva scoperto l'esistenza dell'elettrone e abbozzato un primo modello atomico. Il suo allievo Rutherford, una dozzina di anni dopo, aveva scoperto l'esistenza del nucleo e ipotizzato un atomo simile a un sistema solare. E a sua volta Bohr, allievo di Rutherford, portò le teorie quantistiche dentro l'atomo. In questo modo, incredibilmente, si risolvevano i problemi e le criticità del modello planetario. In quegli anni quello che si era ben compreso rispetto alle conseguenze fondamentali della quantistica era l'esistenza del discreto nei campi in cui la fisica classica riteneva ci fosse solo il continuo. Mi spiego meglio. Fino alla fine dell'Ottocento era assodato che la luce fosse un'onda, cioè fosse continua nello spazio, non discreta, nel senso di localizzata in un punto. Idem per l'energia, che si riteneva essere l'equivalente di una sorta di fluido indivisibile. Quindi, ad esempio, i raggi solari erano visti come una cascata, non come una pioggerellina. La cascata infatti è continua, mentre la pioggerellina è discreta. Quello che fece la quantistica è aggiungere alla descrizione del fenomeno continuo l'elemento discreto, appunto quantizzato, e lo aggiunse nel campo dell'energia e della manifestazione luminosa. La prima dimostrazione la diede ancora Einstein, fra l'altro, sempre nel 1905, con la spiegazione dell'effetto fotoelettrico, che è un effetto fisico legato alla luce, è spiegabile solo dando per certo che la luce sia fatta di fotoni, cioè di particelle quantizzate, appunto la famosa pioggerellina di luce,
e quindi non una grandezza continua. Bohr dunque introduce l'elemento discreto quantizzato nell'atomo, nell'energia dell'atomo, in particolare nella distribuzione degli elettroni intorno al nucleo, che si distribuivano così per livelli energetici, cioè come se l'energia fosse l'equivalente dei gradoni di un teatro greco. Quindi l'atomo è un teatro greco in cui a ogni gradone corrisponde una quantità precisa di energia, gli spettatori nei gradoni diventano gli elettroni e gli attori sul palco sono invece queste particelle misteriose che formano il nucleo. Ed era proprio quest'ultimo il problema. Infatti, se la quantistica aveva aiutato a capire la struttura fondamentale dell'atomo e quindi il passo di Bohr aveva dato una spiegazione di quello che succede fuori dal nucleo, gli studi sulla radioattività avevano dato conto dell'energia emessa dentro il nucleo, ma non era chiaro quello che succedeva proprio all'interno del nucleo. La trasmutazione legata alla radioattività, quindi il cambiare degli elementi, non poteva riguardare gli elettroni, perché nei legami chimici gli elettroni vengono scambiati costantemente, ma non cambia la natura dell'elemento coinvolto. Un atomo di carbonio che si unisce a un atomo di ossigeno forma il monossido di carbonio, ma non è che il carbonio non è più carbonio e l'ossigeno non è più ossigeno. È il nucleo il fattore determinante per la trasformazione di un elemento all'altro. Infatti gli scienziati, studiando i decadimenti radioattivi, scoprirono delle vere e proprie serie radioattive, cioè ad esempio l'uranio o il torio si trasformavano via via in elementi sempre meno pesanti fino ad arrivare al piombo. Il piombo, diciamo, è l'atto finale di questi decadimenti radioattivi, il piombo stabile. L'uranio, che era il più grosso di questi che studiavano, a numero atomico 92, mentre il piombo ha 82. Quindi vuol dire che ci devono essere 9 elementi tra l'uranio e il piombo. Ora, il torio, numero atomico 90, era già stato scoperto. Il bismuto anche si conosceva, numero atomico 83. I Curie scoprirono il radio, come abbiamo visto, con numero atomico 88 e il polonio con numero atomico 84. Ne rimanevano 5. Il problema è che già nel 1914 ne erano stati scoperti una trentina. E com'era possibile? Se nella tavola periodica ci sono solo 9 elementi, com'è che ne risultano più di 30? E ognuno di questi 30, fra l'altro, dimostrava proprietà radioattive diverse. Uno emetteva raggi alfa, l'altro raggi beta, l'altro ancora raggi gamma, l'altro un mix dei 2 o dei 3. Quello che fece il passo decisivo fu Frederick Soddy, il collaboratore di Rutherford, che scoprì che le proprietà chimiche su cui si basava la tavola periodica non avevano nulla a che fare con le proprietà radioattive, proprio perché le prime si basavano sulla struttura atomica, quindi sullo scambio di elettroni, come abbiamo detto, mentre le seconde riguardavano il nucleo. Fu lui dunque a proporre per esempio il termine isotopi, che in greco significa iso, stesso, topos, luogo. E perché li chiamo così? Perché pur mostrando proprietà radioattive differenti, alcuni di questi 30 elementi, dal punto di vista chimico, erano gli stessi elementi, cioè nella tavola periodica occupavano lo stesso posto. Ecco perché ad esempio si parla di uranio 238, uranio 235, uranio 234 e così via. Perché il numero 92 dell'uranio è il numero di massa, cioè è il numero di elettroni, di protoni e di elettroni anche quando è neutro, diciamo. Mentre i numeri 238, 234, 235 è dato dai nucleoni che sono la somma di protoni e neutroni, ma non fu così facile arrivare a questa conclusione come si potrebbe pensare col senno di poi. Nel 1953 Oppenheimer dedicherà un intero capitolo del suo libro Scienza e pensiero comune a Rutherford, dicendo testualmente che lui e la particella alfa condurranno nel cuore della fisica atomica. Nel 1917, mentre Rutherford sta cercando di analizzare le dimensioni dell'atomo di azoto bombardandolo appunto con particelle alfa, si accorge di un particolare interessante. Osservando la scintillazione del bombardamento, la scintillazione è un metodo che permette di individuare le particelle grazie a delle scintille in un ambiente saturo di gas ionizzati. Si accorge che il segnale emesso non è né quello dei nuclei di azoto né quello delle particelle alfa, bensì è il segnale dell'idrogeno. Intuisce allora che il nucleo di idrogeno, quello che ora sappiamo essere composto da un solo protone, quindi coincidere col protone,
sia contenuto nei nuclei dell'azoto. L'esperimento, ripetuto anche con altre sostanze, gli dà gli stessi risultati. Quindi Rutherford decide di chiamare il nucleo dell'idrogeno proprio proton, che in greco significa il primo, dato che l'idrogeno è il primo degli elementi della tavola periodica. Quindi il primo passo dentro il nucleo è fatto, cioè il nucleo è composto sicuramente di protoni. Tuttavia, sebbene tornino i conti con le cariche elettriche, non tornano invece con le masse, nel senso che si capisce che nel nucleo devono esistere delle particelle simili ai protoni, ma di carica neutra. Bisognerà attendere ben 11 anni, 1932, prima che Chadwick, allievo proprio di Rutherford, riesca a rilevare il neutrone. A questo punto la descrizione dell'atomo sembra completa. Gli elettroni sono collocati intorno al nucleo secondo livelli energetici, mentre il protone e il neutrone compongono il nucleo stesso. In particolare la scoperta del neutrone è quella che permetterà di rendere utilizzabile l'energia degli elementi radioattivi, cioè è l'anticamera di un'arma atomica. Perché? A questa domanda risponderà un uomo che potrebbe essere definito, se non il padre, il padrino della bomba atomica, dato che gli studi e gli esperimenti di via Panisperna con i collaboratori del calibro di Segre, Amaldi, Pontecorvo e Majorana soprattutto, risalgono agli anni 30 e sono quelli che spalancheranno le porte alla reazione a catena controllata, ovvero il fondamento della bomba atomica. Vediamo cosa succede. Nel 1933 Fermi, caso più unico che raro di genio sia teorico che sperimentale, capisce che il neutrone appena scoperto poteva essere usato come strumento di analisi e di sperimentazione energetica nucleari. Infatti, è una particella neutra e quindi ha due vantaggi. Può superare indisturbata la barriera elettromagnetica dell'atomo, quindi non sentire le cariche elettriche né negative degli elettroni né positive dei protoni, e poi non necessita di essere sparato, diciamo così, come una pallottola, come invece succedeva con la particella alfa. Non solo, un po' per caso, un po' per sbaglio, si accorse che più il neutrone rallentava, meglio era, e per questo usarono della semplice paraffina. Il motivo fu compreso successivamente, cioè il moto rallentato permetteva al neutrone di essere assorbito dal nucleo. Quindi non era un urto, come si suol dire, elastico, cioè che rimbalzava o che provocava delle reazioni appunto come far schiantare le macchinine per vedere come sono fatte, per intenderci, ma era una sorta di chiavistello che permetteva di aprire la porta in questo scrigno delle meraviglie catastrofiche ovviamente, come poi si scoprirà. Dunque Fermi decise di lanciare questi neutroni lenti sull'uranio per vedere cosa sarebbe successo. Sperava in cuor suo di ottenere elementi sconosciuti, artificiali dunque, la famosa radioattività artificiale a cui stavano già lavorando la figlia di Marie Pierre Curie col suo compagno. E comunque Fermi cercava di generare, diciamo così, degli elementi più pesanti dell'uranio. Cosa c'entra l'uso del neutrone con elementi transuranici, così si chiamavano quelli più pesanti dell'uranio? Perché in genere, per una sorta di strana combinazione, il neutrone quando entrava in un nucleo si trasformava in un protone e liberava un elettrone. Cioè come se il neutrone fosse intimamente composto da un protone e un elettrone. Questa era anche una delle idee inizialmente della composizione proprio del neutrone. E infatti nella radioattività le particelle beta, cioè gli elettroni, vengono proprio dal nucleo. La situazione dunque da un lato si complica, ma dall'altro permette ai ragazzi italiani di fare inconsapevolmente una scoperta sensazionale. L'uranio e altri elementi radioattivi, se bombardati o comunque invasi da neutroni, generano elementi nuovi, o almeno così si credeva. E soprattutto è per questo che Fermi prese il Nobel, per la scoperta di un elemento transuranico, ma la scoperta era tremendamente sbagliata, se ne accorsero tutti quando ormai il premio era già stato consegnato. Hitler diventa cancelliere tedesco il 30 gennaio 1933. In quegli stessi anni la scienza sperimentale si stava concentrando su come sfruttare l'energia contenuta nei nuclei degli atomi. Questi sono i presupposti decisivi che avrebbero portato in una decina di anni alla costruzione di ordigni atomici. Ma andiamo per ordine. La strada maestra degli scienziati era, anziché analizzare passivamente il materiale naturalmente radioattivo, intervenire invece direttamente cercando il modo di riprodurre artificialmente una radioattività in laboratorio.
I più grandi passi avanti furono fatti da Irene Joliot-Curie e da suo marito Frédéric, ma anche dal gruppo di Fermi a Roma dall'altra parte. I due metodi di sperimentazione prevedevano o l'utilizzo di protoni, quindi le famose particelle alfa di cui abbiamo parlato, o anche l'utilizzo di neutroni per bombardare il nucleo. Quello che si sapeva era che sostanzialmente potevano avvenire due cose: o il nucleo bombardato decadeva secondo una serie radioattiva, liberando energia e diventando via via più piccolo e quindi scendendo, diciamo così, nella tavola periodica, tipicamente dall'uranio numero 92 fino al piombo numero 82, oppure il nucleo assorbiva il neutrone che si sarebbe trasformato in protone e avrebbe liberato un elettrone, la particella beta, causando questa volta, anziché una discesa, diciamo così, nella tavola periodica, una risalita. Ad esempio il torio, numero atomico 90, diventava protoattinio, numero atomico 91. A Fermi sembra naturale provare a far assorbire un neutrone rallentato all'elemento più grosso che aveva a disposizione, ovvero l'uranio, per ottenere elementi ancora più grandi, i cosiddetti transuranici. Quello che succedeva era proprio che l'uranio si trasformava in un altro elemento e dalle prime analisi Fermi si convinse di aver trovato l'elemento numero 93, che ribattezzò Ausonio, da Ausonia, il nome che l'Italia del Sud aveva nell'antichità. Era marzo 1934. Nessuno mise in dubbio queste conclusioni. Nessuno tranne uno, o meglio, una. Ida Noddack. Fu lei a capire che Fermi si era sbagliato. La fisica tedesca scrisse al gruppo dicendo che quello che era successo nell'esperimento non era la nascita di un nuovo elemento più grande dell'uranio, bensì che il nucleo di uranio in realtà si fosse diviso in due atomi più piccoli a seguito dell'incontro col neutrone. Ma come la storia di Cassandra, nessuno le crede. Nessuno tranne forse Majorana, che probabilmente aveva già intuito quello che la Noddack scrisse a Fermi. Fu da qui, infatti, che Majorana si eclissò per quasi 4 anni. Il più grande genio scientifico italiano forse intuisce il seguito della scoperta. Sparirà per sempre poi nel 1938 senza lasciare tracce, come una particella quantistica. Ed è proprio nel 1938 che avvengono due cose contemporaneamente destinate a cambiare la storia. La prima è il Nobel a Fermi, che sfrutterà l'occasione per fuggire dall'Italia fascista e recarsi negli Stati Uniti, in particolare a Chicago, dove sarà capace di controllare una reazione a catena. Ne parleremo presto. E la seconda è che un'altra donna capì il motivo dell'errore di Fermi e confermò che l'atomo di uranio si era spaccato in due. Quello che avvenne è che i due fisici tedeschi Otto Hahn e Fritz Strassmann provarono innumerevoli volte a ripetere l'esperimento di Fermi e del suo gruppo, ottenendo però un altro risultato, non meno sbalorditivo. Dall'incontro del neutrone con il nucleo di uranio, quello che si generava erano altri due nuclei, ma più piccoli dell'atomo di partenza e totalmente inaspettati: il bario, numero atomico 56, e il krypton, numero atomico 36. Il risultato è inequivocabile. Fra l'altro, 56 più 36 fa proprio 92, che è il numero atomico dell'uranio. Hahn e Strassmann vorrebbero capire cosa è successo e perciò scrivono alla loro collega più dotata di intuito, la grande Lise Meitner, che è dovuta fuggire in Svezia per le sue vaghe origini ebraiche. Lise rimane sbalordita, anche per lei la rottura di un atomo, ricordiamo che il termine greco significa non divisibile, risulta ostica da accettare, ma poi si ricorda la metafora della goccia che Niels Bohr aveva usato per descrivere come era fatto il nucleo di un atomo. E tutto le si fa chiaro. Il nucleo è come una goccia d'acqua. È vero che se una goccia incontra un'altra gocciolina più piccola, la assorbe e diventa più grande. Tuttavia, c'è la tensione superficiale che ha un limite, cioè la forza che tiene insieme le molecole d'acqua nelle goccia ha un limite che, se si supera, rompe la goccia. Allo stesso modo deve succedere per l'uranio. Ci deve essere una forza che tiene uniti i protoni e i neutroni del nucleo, la forza nucleare forte scoperta peraltro da Fermi, che però ha un limite, un raggio di azione limitato. Se si supera questo limite, il nucleo si spacca, il vaso trabocca, la goccia si divide ed è proprio quello che succede. Ma non solo. Il nucleo spaccato, oltre a liberare una gigantesca energia, rilascia anche a volte 2, a volte 3 neutroni. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il processo può continuare con una catena ininterrotta. Il 16 gennaio 1939 la Meitner, con l'aiuto del nipote Otto Frisch, fisico che lavorava nell'Istituto Bohr a Copenaghen,
mandò una lettera alla rivista inglese Nature con la descrizione del processo di fissione. Fissione o scissione era il nome che Lise Meitner aveva mutuato dal processo biologico di divisione cellulare per adattarlo alla divisione del nucleo, una scelta inconsapevolmente grottesca dato quello che succederà a Hiroshima e Nagasaki. Comunque Niels Bohr, anch'egli fuggito dalla Danimarca in modo rocambolesco dentro la stiva di un aereo, il giorno 26 gennaio in una conferenza a Washington DC annuncia pubblicamente la scoperta della fissione. 3 giorni dopo Oppenheimer viene informato della notizia e legge l'articolo. Capisce immediatamente che ci sono i presupposti per la costruzione di un'arma distruttiva. Ma ben prima che l'articolo fosse pubblicato, la voce si era già sparsa. Leo Szilard, fisico ungherese anch'egli in esilio dalla Germania, si era già recato dal collega compaesano Eugene Wigner alla Columbia University di New York, dove collaborava con Fermi, che come sappiamo si era trasferito negli Stati Uniti. Szilard aveva letto il racconto di Wells sulla bomba di cui abbiamo parlato e fece 2+2. Quello che infatti avveniva durante una fissione, oltre allo spaccamento del nucleo iniziale in 2 elementi più piccoli con il rilascio di energia per l'equazione di Einstein, no? C'era una piccola differenza o difetto di massa tra prima e dopo lo spaccamento del nucleo, ma c'era anche l'emissione di altri 2 o 3 neutroni. Così, se i neutroni emessi avessero incontrato nuovi nuclei di uranio, questo avrebbe causato ulteriori fissioni, che a loro volta ne avrebbero determinate altre, con un aumento esponenziale del numero di scissioni, ovvero un rilascio devastante di energia, per lo più distruttiva. È la cosiddetta reazione a catena. Szilard addirittura brevettò il procedimento. Siamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e né Szilard né Wigner né gli altri fisici potevano rimanere indifferenti a quanto stava accadendo. Soprattutto i 2 fisici ungheresi si resero conto del pericolo che poteva rappresentare la conoscenza di questi meccanismi nucleari nelle mani dell'esercito nazista. Corsero dunque ai ripari e insieme a un altro collega profugo magiaro, Eduard Teller, lo scienziato che nel 1991 vinse il premio Ig Nobel, un premio parodistico, come padre della bomba all'idrogeno, e probabilmente fu colui che ispirò Stanley Kubrick nella creazione del Dottor Stranamore, si recarono da Albert Einstein. Insieme pensarono a una soluzione che potesse da un lato occultare il più possibile le informazioni in modo da non farle finire nelle mani sbagliate, e dall'altro dare l'avvio a un progetto che portasse all'utilizzo di queste conoscenze per la creazione di un ordigno così potente che, così ingenuamente si pensava, potesse favorire la fine della guerra. Einstein infatti aveva più volte espresso le sue preoccupazioni per la situazione che si stava creando in Germania e in Europa. Per di più, Einstein era probabilmente l'unico scienziato di grande visibilità popolare e perciò con un certo peso politico. Dunque concorde con i 3 colleghi sull'urgenza di intervenire e comprese che sarebbe stato opportuno realizzare una bomba prima dei tedeschi. Scrisse così una lettera al 32esimo presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, il 2 agosto 1939, praticamente un mese prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. E poche settimane più tardi, il 6 ottobre, Roosevelt, inizialmente scettico, decise di stanziare $6.000 per quella che in un primo momento si chiamò Commissione per l'uranio, e che in poco tempo divenne invece uno dei programmi più ambiziosi, segreti, dispendiosi e importanti di tutta la storia della scienza moderna. Il progetto Manhattan. Il programma segreto partì ufficialmente il 6 dicembre 1941. Il giorno dopo gli giapponesi attaccarono la base di Pearl Harbor, scatenando quella serie di eventi che portarono gli Stati Uniti a entrare in guerra. Ma torniamo alla fissione nucleare. Essa libera molta più energia di un decadimento radioattivo e si realizza, con la reazione a catena, molto velocemente, sufficiente una frazione di secondo. Un'energia potenzialmente incontenibile e devastante. Il problema era proprio questo, trovare il modo di controllare questa reazione a catena, probabilmente uno degli aspetti più complessi del programma, ma non il solo. Nei primi anni 40 i migliori fisici del mondo, fossero di parte tedesca o americana, capirono che la realizzazione di un'arma atomica basata sull'uranio implicava il superamento di almeno 3 problemi fondamentali. Il primo, certamente il più ostico, era controllare la reazione a catena. Come abbiamo visto, infatti, il rilascio dei neutroni a seguito della fissione implica un aumento esponenziale delle reazioni, con conseguente rischio di un gigantesco rilascio di energia difficilmente gestibile. Il secondo era legato al tipo di uranio.
In natura, infatti, le miniere di questa sostanza radioattiva sono principalmente uranio 238, che costituisce il 99,3% dell'uranio totale. Il restante 0,7 è quasi esclusivamente uranio 235. E allora, direte voi, il fatto è che con la fissione del 238, quello più abbondante, il nucleo rilascia sì 3 neutroni, ma con un'energia cinetica eccessivamente elevata, cioè, detto banalmente, sono troppo veloci. Ciò vuol dire che i successivi urti, con i nuclei prossimi ai primi bombardati, sono urti elastici, cioè urti che non determinano ulteriori fissioni. In pratica la reazione a catena si interrompe subito. E se non c'è reazione a catena, non c'è neanche la bomba. L'uranio 235 invece, a seguito della scissione, rilascia anch'esso 3 neutroni ma lenti, permettendo così il propagarsi delle reazioni e dunque il rilascio di energia necessaria. Di queste diverse proprietà dei due isotopi dell'uranio si era accorto Bohr già nel febbraio del 39. Quello che perciò si sarebbe dovuto fare, se si voleva realizzare la bomba, era incrementare la quantità di uranio 235, il cosiddetto enrichment, cioè l'arricchimento dell'uranio. Questione tutt'altro che semplice. Il terzo e ultimo problema, anche questo per nulla trascurabile, era quello della detonazione, cioè detto banalmente innescare la reazione senza rimanerci secchi, senza cioè che l'ordigno scoppiasse troppo presto o troppo tardi. Dunque i problemi legati alla realizzazione dell'ordigno erano notevoli, mentre il tempo a disposizione era pochissimo. La guerra era cominciata e il pericolo che i tedeschi stessero anch'essi lavorando alla bomba era alto. Per di più scienziati del calibro di Planck, Hahn, von Laue, Weizsäcker, capitanati dal genio di Heisenberg, erano tutti rimasti in Germania. Non si poteva sapere se fossero tutti filonazisti e quindi se davvero avrebbero sviluppato una bomba per Hitler, ma non si poteva correre nessun rischio, o almeno così si diceva. Era perciò una corsa contro il tempo. Per questo gli americani misero a comando dell'impresa Leslie Groves, generale dell'esercito noto per la sua efficienza e capacità organizzativa. Ingegnere laureato al MIT, aveva già supervisionato la costruzione del Pentagono, realizzato in tempi record e nonostante il suo carattere tutt'altro che accomodante era probabilmente la miglior scelta possibile. Fu lui a scegliere J. Robert Oppenheimer come responsabile scientifico, anche se il suo coinvolgimento iniziale nel progetto avvenne per sbaglio. Ernest Lawrence, scienziato sperimentale che realizzò il primo ciclotrone negli Stati Uniti a Berkeley, collega universitario di Oppenheimer, fra l'altro, stava parlando del segretissimo progetto atomico appena avviato con un altro collega, Marcus Oliphant, quando Oppenheimer entrò nella stanza. Mentre Lawrence si zittì immediatamente, Oliphant, credendo che Oppenheimer fosse già a conoscenza del progetto, continuò a parlare come se nulla fosse. Al che furono costretti loro malgrado a coinvolgerlo. Era entrato dalla porta di servizio, diciamo così, ma una volta dentro ne divenne appunto il responsabile. Nel marzo del 1943 il progetto divenne operativo. Oppenheimer, in accordo con Groves, capì che l'unico modo per superare i problemi di realizzazione era distribuire il lavoro separandolo in 5 luoghi con attività diverse. A Chicago lavoravano Fermi e Szilard per produrre una reazione a catena controllata. Poi costruirono una città, Hanford, nello stato di Washington, dove si sarebbe lavorato sul plutonio. Si scoprì infatti che a volte l'uranio, assorbendo un neutrone, emette un doppio decadimento beta negativa, cioè si trasforma appunto in plutonio 244 e 239 per la precisione, che sono due isotopi altamente instabili e fissili, liberano 3 neutroni lenti e una grandissima quantità di energia. La seconda bomba sganciata, quella su Nagasaki, fu proprio al plutonio. Altra città costruita nuova di pacca fu Oak Ridge, nel Tennessee. Si lavorò per arricchire l'uranio, ovvero per selezionare la maggior quantità possibile di uranio 235 a partire dall'uranio presente in natura. Poi c'era Berkeley, California, dove fu ideato e costruito il primo ciclotrone proprio da Ernest Lawrence, e fu sempre lui a svilupparne la progettazione di quello che venne poi utilizzato a Oak Ridge. Poi vedremo perché. E infine l'altra città nata dal nulla, l'idea proposta da Oppenheimer stesso, Los Alamos, il cuore operativo dell'intero progetto, che raccolse i migliori scienziati sia americani sia profughi europei, dove fra le altre cose venne affrontato il problema della detonazione e dove si realizzò il primo test nucleare della storia. Il suo nome era Trinity.
Nonostante Lise Meitner fosse colei che di fatto diede involontariamente, sia chiaro, il là alla corsa agli armamenti atomici, grazie alla sua intuizione riguardo l'avvenuta scissione di un atomo di uranio, non prese mai parte al progetto Manhattan. E non perché non fosse stata invitata. Non avrò niente a che fare con la bomba, disse. Questo nonostante anche lei avesse subito la persecuzione nazista, sebbene solo in parte, dato che fuggì in Svezia prima che fosse tardi, diciamo così. E per ironia della sorte la Svezia non gli riconobbe quel premio, il Nobel, che avrebbe meritato e che invece fu dato solo al suo collaboratore Hahn, il quale sì, come abbiamo visto, verificò che i risultati degli esperimenti di Fermi erano sbagliati, ma allo stesso tempo non capì, se non appunto dopo aver parlato con la Meitner, che aveva avuto davanti agli occhi la fissione nucleare. L'altro rifiuto ci fu dal nostro Franco Rasetti, grande fisico e uomo saggio, come veniva spesso appellato. Egli rifiutò per ragioni morali, non così Fermi, come sappiamo, il quale ebbe un ruolo fondamentale nel progetto Manhattan, e neanche Emilio Segre, di cui parleremo, che coi suoi esperimenti sulla fissione spontanea di uranio e plutonio diede un impulso decisivo al tipo di bomba che si poteva o non si poteva costruire. Ma soprattutto colui che non partecipò al progetto di costruzione dell'ordigno nucleare fu il più grande fisico allora vivente, l'incarnazione stessa della fisica, potremmo dire in qualche modo, Albert Einstein. Si potrebbe pensare che fu egli che rifiutò di partecipare, esattamente come Meitner e Rossetti, ma non fu così. Possiamo ipotizzare che l'avrebbe fatto, ma non ne avremo mai la certezza. Questo perché nessuno gli chiese di partecipare. Dimenticanza? Impossibile. Problemi di età? Neanche, dato che, come avevano fatto tanti altri grandi fisici come Bohr, von Neumann, avrebbe potuto collaborare anche senza trasferirsi stabilmente a Los Alamos. Il suo genio sarebbe comunque potuto risultare molto utile, nonostante fossero passati più di 35 anni da quella formula che cambiò la storia della fisica, formula che risultò fondamentale anche proprio nello sviluppo degli armamenti atomici. La famosa E uguale mc². Eppure fu lui a scrivere a Roosevelt, fra l'altro per ben 3 volte, sollecitando l'impegno degli Stati Uniti alla sperimentazione nucleare a fini bellici contro i nazisti. Urge però, per onor di storia, chiarire la reale portata della famosa, anzi, delle famose lettere di Einstein e Szilard. Quest'ultimo, fra l'altro, fece di tutto, senza successo ovviamente, per tentare di impedire che l'atomica fosse usata contro i giapponesi. La scelta iniziale di Roosevelt fu di stanziare una cifra abbastanza ridicola in quella che inizialmente gli chiamò commissione per l'uranio, solo $6.000, più o meno il corrispondente di $100.000 attuali. Questo perché, nonostante quello che ancora oggi si racconti e nonostante l'egocentrismo abbastanza mitomane dei grandi fisici del passato e del presente, il peso che poteva avere l'opinione della comunità scientifica sulle scelte politiche, specialmente sul fronte bellico, era relativo. Roosevelt non avrebbe davvero dato vita al più grande esperimento collettivo della fisica moderna svenando le casse dello Stato, stiamo parlando di $2 miliardi complessivi, 2 miliardi di allora nel progetto Manhattan, solo per fiducia approssimativa o generica simpatia nei confronti degli scienziati e dei fisici in particolare. Dunque, le famose lettere di cui abbiamo parlato non ebbero in sostanza nessuna conseguenza. Il presidente americano fu invece convinto a fare questo passo, cioè quello di creare il progetto Manhattan, dopo che ricevette un documento inglese, il rapporto Maud, questo sì decisivo ad avviare tutto il processo che conosciamo. Il documento Maud era un'accurata analisi del Dipartimento di Guerra inglese, perché gli inglesi stavano già provando le strade per la costruzione di un ordigno nucleare, al quale collaborava fra l'altro anche il nipote di Lise Meitner, Otto Frisch, che metteva nero su bianco, con conti verificabili alla mano, conti che si dimostrarono poi sbagliati nella forma ma non nella sostanza, la fattibilità di raggiungere la massa critica della fissione in campo bellico, cioè bastavano pochi chilogrammi di uranio 235 anziché le tonnellate supposte inizialmente. La massa critica infatti è la quantità minima necessaria di materiale fissile, sostanzialmente uranio o polonio, che permette di innescare la reazione a catena. Se fossero stati necessari migliaia di chilogrammi di uranio per fabbricare una bomba, cosa di cui sostanzialmente tutti all'inizio erano convinti, essa sarebbe stata totalmente inservibile e inutilizzabile. Se invece ne fossero bastate poche decine di chilogrammi, come il rapporto Maud certificava, allora sarebbe stata tutta un'altra faccenda. Non solo. Per fare quei calcoli, gli scienziati inglesi si erano basati sul metodo di separazione degli isotopi dell'uranio, un metodo appunto di arricchimento, cioè necessario per raggiungere la famosa massa critica, inventato da Clusius,
un fisico in forza all'esercito nazista, cioè che era come dire: se ci siamo riusciti noi inglesi, ce la faranno sicuramente anche loro. Era all'inizio del 1941 quando Churchill sottopose il documento all'attenzione di Roosevelt. In poche settimane il progetto Manhattan partì davvero, ma appunto senza Albert Einstein. Dunque perché Einstein non fu chiamato? Anche qui le ragioni furono fondamentalmente politiche. Prima di tutto Einstein era un convinto pacifista, il che vuol dire che c'era la possibilità che rifiutasse di partecipare al progetto, e questo avrebbe senz'altro creato problemi nel convincere poi almeno una parte degli scienziati che poi in effetti furono coinvolti. E poi c'era un altro motivo. Einstein era troppo noto, era troppo famoso, era un personaggio pubblico e le direttive, soprattutto inizialmente, ma anche in seguito, erano di un progetto che avrebbe dovuto essere top secret, e in parte lo fu, dato che lo stesso vicepresidente Roosevelt, ovvero Truman, ne era all'oscuro e scoprì tutto solo quando gli succedette alla sua morte. Dunque Einstein non fu invitato. Per la cronaca, fra l'altro, MAUD sta per Military Application of Uranium Detonation. Leo Szilard era un appassionato di fantascienza, forse per questo capì prima delle prove sperimentali che lui stesso contribuì a trovare che c'era la possibilità di una reazione a catena a seguito della fissione nucleare, e dal libro di Wells di cui abbiamo parlato intuì prima di tutti gli altri che il finale sarebbe stato una bomba di proporzioni gigantesche. Così dalla Germania, dove insegnava, si spostò prima a Londra e poi negli Stati Uniti alla Columbia University, dove avrebbe collaborato con Fermi prima di scrivere la famosa lettera con Einstein, e poi si sarebbe trasferito a Chicago sempre con Fermi per collaborare al progetto Manhattan per la costruzione di una reazione a catena controllata. Aveva pregato tutti i suoi colleghi più importanti, dai coniugi Joliot-Curie a Bohr a Fermi stesso, di nascondere i risultati delle scoperte, perché sapeva che i nazisti avrebbero cavalcato l'onda e tentato anche loro di far costruire l'ordigno nucleare ai loro fisici tedeschi. Ma l'appello fu ascoltato in ritardo. Quando i fisici inglesi e americani decisero di nascondere le loro scoperte in merito, era già troppo tardi. Tutti sapevano, specialmente in Germania, dove la scuola di fisica, dove Szilard stesso peraltro aveva insegnato e lavorato, era di altissimo livello non solo per la presenza di Heisenberg. Non c'era dunque tempo da perdere e bisognava costruire la bomba prima dei tedeschi. Un blocco di berillio da una parte e un grammo di uranio dall'altra, e con il bombardamento dei neutroni del primo sul secondo si trovano altri neutroni emessi dalla fissione che possono generare la reazione a catena. Ne abbiamo già parlato, ma per migliorare l'efficienza serve rallentare i neutroni e arricchire l'uranio naturale in modo da raggiungere la massa critica, stimata intorno all'80% di uranio 235. Siamo ai primi di marzo del 1939. Il 16 dello stesso mese Hitler sfila a Praga. La Germania ottiene infatti Boemia e Moravia. Perché è un momento cruciale per i fisici e per la bomba? Perché proprio in Cecoslovacchia, a 150 km da Praga, a St. Joachimsthal per la precisione, è presente la più grande miniera di uranio d'Europa, e ora è diventata di proprietà nazista. La Germania ne blocca immediatamente tutte le vendite, e questo è un chiaro segno che il Terzo Reich si sta muovendo per sfruttare le nuove scoperte sul campo nucleare nel fronte bellico. Qualche mese dopo viene fondato l'Uranverein, il club dell'uranio, un gruppo di lavoro scientifico con un unico obiettivo, la bomba atomica. Il club si propone subito di, primo, trovare un modo per moderare i neutroni secondari, cioè per rallentarli alla più efficace energia cinetica. Secondo, cercare i metodi migliori per la separazione degli isotopi raggiunga un rendimento ottimale di liberazione rapida di energia, cioè sia altamente esplosivo, e infine creare un reattore per controllare la fissione. E specialmente di questo si sarebbe dovuto occupare Werner Heisenberg, che si unirà al club dell'uranio solo successivamente. Heisenberg non era stato coinvolto perché inizialmente era considerato un ebreo bianco, così era chiamato, cioè uno di quegli scienziati che era amico degli ebrei, che difendeva la fisica non ariana, diciamo così, ed era visto con grosso sospetto dai nazisti per le sue posizioni molto critiche rispetto al nazismo. Fra l'altro era appena stato negli Stati Uniti ed era tornato solo nel Natale del 1938. Dunque, con la miniera ceca, l'uranio viene prodotta in grande quantità. Per quanto riguarda il moderare i neutroni, viene inizialmente battuta la strada dell'utilizzo dell'acqua cosiddetta pesante. Se infatti negli esperimenti iniziali di Fermi era stata usata la paraffina,
Si era poi capito che le sostanze contenenti idrogeno potevano essere degli ottimi moderatori. In particolare l'acqua, e soprattutto l'acqua in cui i due atomi di idrogeno che la compongono fossero stati appesantiti, cioè fossero gli isotopi deuterio e trizio anziché prozio. Ricordiamo che il prozio è l'isotopo dell'idrogeno più presente in natura e dunque nell'acqua comune e non contiene neutroni nel proprio nucleo, mentre il deuterio e il trizio ne contengono rispettivamente 1 e 2 di neutroni. La moderazione con quest'acqua sarebbe stata tremendamente più efficace. Tuttavia, produrre acqua pesante utilizzando anche solo il deuterio era estremamente impegnativo e costoso, motivo per cui in America la svolta si ebbe quando si capì che la grafite non solo era più economica, ma era anche più servibile, nel senso di utilizzabile per un ordigno proprio per questo scopo, cioè per il controllo della velocità dei neutroni. I tedeschi però avrebbero di lì a poco invaso anche la Norvegia, dove c'era, a Vemork, la più grande produzione di acqua pesante al mondo. Quindi prevedevano di risolvere il problema dell'acqua pesante molto facilmente. Lo stabilimento di Vemork è stato teatro di uno dei più grandi e intriganti sabotaggi della storia della Seconda Guerra Mondiale. Lo racconta splendidamente Sam Kean nel suo libro La Brigata dei Bastardi. Rimaneva solo da risolvere la questione legata all'arricchimento dell'uranio, cioè alla separazione degli isotopi 235 dal 238. Questa questione sembrava, soprattutto a detta di Heisenberg all'interno del club, di difficile soluzione, molto costosa e dall'esito incerto. Nonostante ciò, i lavori del gruppo continueranno per 5 lunghi anni. Heisenberg riuscirà a costruire un reattore con un fattore di moltiplicazione pari al 670%, cioè un rendimento eccezionale, un risultato incredibile, ma servivano altra acqua pesante e altro uranio per raggiungere invece la criticità. E fu proprio in quel momento che gli alleati arrivarono in Germania, rapirono Heisenberg e portarono lui e altri 9 fisici tedeschi in Inghilterra, richiudendoli a Farm Hall, una vecchia tenuta piena di microspie che, appunto, a loro insaputa, registravano tutto quello che si dicevano. Si voleva capire perché i nazisti, nonostante il valore dei fisici tedeschi e tutti i mezzi a disposizione, non riuscirono a costruire neanche lontanamente una bomba nucleare. Cosa venne fuori da quelle discussioni registrate a Farm Hall? E perché Heisenberg andò a Copenaghen a parlare con Bohr in piena guerra e tentò ancora di contattarlo in seguito? Quando Bohr arrivò a Los Alamos, Oppenheimer era al 7° cielo. La costruzione della bomba era in una fase critica, rischiava di arenarsi. Fino al 1944 l'unico che ebbe contatti con la Germania e che quindi poteva sapere qualcosa sul programma nazista era proprio Niels Bohr. Infatti nel settembre del 1941 Heisenberg andò a trovarlo a Copenaghen. Perché lo fece? Certo, Heisenberg era come un figlio per Bohr. Ma il motivo di quell'incontro segue quel principio di indeterminazione che lo stesso Heisenberg formulò per spiegare un punto cruciale della quantistica, cioè così come non si potrà mai avere la misura della posizione e della velocità di una particella contemporaneamente, ovvero un'analisi deterministica del microcosmo, che è preclusa all'uomo, allo stesso tempo non si avrà mai un'analisi certa e indubitabile di quello che avvenne in quel famoso incontro. Nel 1956 Heisenberg descriverà quello che era successo in una lettera poi pubblicata dallo scrittore Robert Jung nel suo bellissimo e importante libro Gli apprendisti stregoni, e disse questo: chiese a Bohr se era giusto che in tempo di guerra i fisici si dedicassero al problema dell'uranio poiché c'era la possibilità che i progressi in quell'ambito avessero gravi conseguenze nella tecnica di guerra. Heisenberg continua dicendo che Bohr si allarmò e si spaventò. Da quanto ne sapeva lui, infatti, le ultime scoperte sulla fissione dimostravano senza equivoci che le difficoltà nel separare gli isotopi erano insormontabili e perciò non c'era pericolo che una bomba di quel tipo potesse essere costruita. Così Bohr gli rispose: pensi davvero che la fissione dell'uranio possa essere utilizzata per la costruzione di ordigni? Ed Heisenberg replicò: so che in linea di principio è possibile, ma richiederebbe uno sforzo tecnico tremendo, che, si può almeno sperare, non può essere realizzato in questa guerra. Bohr tuttavia rimase scioccato dalla mia risposta, scrive Heisenberg, supponendo ovviamente che io intendessi fargli capire in tal modo che la Germania aveva fatto grandi passi avanti verso la costruzione degli ordigni atomici. Pur tentando in seguito di correggere questa falsa impressione, non riuscì probabilmente a farmi credere del tutto. Quando Bohr lesse il libro di Jung,
e il ricordo del suo vecchio amico rimase molto sorpreso perché non si accordava affatto con quello che lui si ricordava dell'incontro. Così scrisse e riscrisse una lettera più volte, ma questa rimase nel cassetto del suo studio fino alla sua morte e oltre. Nel 2002 la famiglia Bohr, a seguito di ulteriori polemiche riguardo quell'incontro scatenate dall'uscita dell'opera teatrale Copenaghen di Michael Frye, che ne parla e che ebbe un'eco mediatica molto grande, decide di pubblicare la lettera, quella mai spedita. Bohr in questa lettera aveva scritto questo: tu e Weizsäcker avete espresso la vostra precisa convinzione che la Germania avrebbe vinto e che sarebbe stato quindi sciocco da parte nostra conservare la speranza di un esito diverso della guerra. Inoltre mi avevi dato la netta impressione che sotto la tua direzione la Germania stesse facendo di tutto per sviluppare ordigni atomici. Anni dopo Oppenheimer disse che Bohr, quando raccontò l'episodio a Los Alamos, era convinto che Heisenberg e Weizsäcker erano andati a Copenaghen quel giorno non tanto per dire quello che sapevano, quanto per scoprire quello che sapeva lui, cioè non un incontro tra amici, ma un'azione di intelligence, diciamo così. Dopo quell'incontro di settembre del 1941, tuttavia, Bohr non si muove da Copenaghen per ben 2 anni, cioè ad agosto del 1943 si decide infine, peraltro su invito di Chadwick, a recarsi in Inghilterra. Ma come mai cambia idea? Il motivo è probabilmente un'altra visita a Copenaghen, non più di Heisenberg, o almeno non di Heisenberg in persona, bensì di un altro fisico tedesco che collaborava con lui e che fu mandato a parlare con Bohr e a consegnargli uno schema dello stato in cui si trovava il programma nucleare tedesco. Heisenberg in quei 2 anni aveva compreso che il plutonio sarebbe andato altrettanto bene per formare una bomba e questo avrebbe aggirato l'ostacolo della massa critica. Il plutonio, come abbiamo già accennato, si forma da un bombardamento non fissile di neutroni all'uranio 238, non 235. Quello che succede è che bombardandolo con il deuterio accelerato, quindi con un neutrone del deuterio non più lento ma veloce, si ottiene Nettunio 238, che ha numero atomico 93, cioè un numero atomico in più dell'uranio, infatti è il primo elemento transuranico. Questo avviene perché il neutrone, che entra nel nucleo dell'uranio, si trasforma in protone e libera un elettrone. Ma il Nettunio 238 in tale stato è eccitato, cioè ha un livello di energia sopra, diciamo, lo standard, e questo implica un ulteriore decadimento beta negativo velocissimo, cioè un'ulteriore trasformazione e un'ulteriore crescita del nucleo, per cui si forma il plutonio 238 con numero atomico 94, cioè 2 numeri in più dell'uranio. Il plutonio 238 è altamente fissile, esattamente come l'uranio 235, quindi decisamente adatto ad essere usato nella bomba. Lo stesso Trinity Test di cui parleremo è stato un test di bomba al plutonio e non all'uranio. Ma torniamo al progetto nazista. Quando Bohr consegna il foglietto di Heisenberg-Jensen, diciamo, cioè dato da Jensen ma preparato da Heisenberg, a Los Alamos, Hans Bethe dirà questo: era chiaramente il disegno di un reattore e quando lo vedemmo la nostra conclusione fu che i tedeschi erano completamente pazzi. Oppenheimer disse poi a Groves: i tedeschi stanno costruendo un'arma completamente inutile. Dunque i fisici tedeschi si erano quasi esclusivamente concentrati sulla costruzione di un reattore, cosa che peraltro Jensen sottolineò a Bohr, ma egli evidentemente ricavò da quella conversazione solo che i tedeschi stavano continuando nello sforzo di utilizzare la fissione nucleare. Comunque sia, l'impulso di Bohr al progetto Manhattan ci fu, non tanto dal punto di vista tecnico appunto, ma da quello appunto psicologico, di prestigio, se vogliamo, di legittimazione del lavoro. Oppenheimer descrisse la situazione così: Bohr rese questa impresa come qualcosa di promettente e parlò con disprezzo di Hitler, e in sua contrapposizione la sua speranza era una scienza di cooperazione che avrebbe giocato un ruolo importante nella fine della guerra. Dunque, in tutto ciò, qual è stato il vero ruolo di Heisenberg nella realtà nazista? Cosa emerge dalle registrazioni di Farm Hall? Cioè, quando Heisenberg fu catturato e furono registrate le sue opinioni e degli altri suoi colleghi tedeschi dopo che fu sganciata la bomba atomica su Hiroshima?
Operazione Alsos. Questo è il nome in codice di un'iniziativa degli alleati che aveva due scopi ben precisi: verificare a che punto fossero i lavori tedeschi nella costruzione dell'atomica e nel caso boicottarla, e poi individuare il principale referente, individuare e rendere innocuo, ovvero se necessario ucciderlo. Il referente non poteva che essere Werner Heisenberg. Il famigerato colonnello americano a capo dell'operazione era Boris Pasch. A novembre del 1944 gli alleati presero Strasburgo e Pasch scoprì definitivamente che i tedeschi non avevano completato la realizzazione del reattore nucleare e soprattutto non avevano un vero programma per la realizzazione di una bomba atomica. Di fatto l'operazione Alsos si concluse quando tutti i fisici dell'Uran-Verein furono catturati tra marzo e aprile del 1945. Tutti tranne proprio Heisenberg, che comunque si consegnò volontariamente il 3 maggio. Che senso aveva prendere gli scienziati di un'operazione che neanche lontanamente aveva costruito una bomba e quando ormai la guerra era finita? Il motivo principale era lo stesso per cui si consegnò Heisenberg agli alleati: evitare di finire in mani sovietiche. Furono tutti ospitati, o meglio rinchiusi in una gabbia dorata, cioè Farm Hall, una tenuta inglese piena zeppa di cimici per poter registrare a loro insaputa ovviamente le conversazioni, e sulla trascrizione di queste conversazioni si sono sparsi fiumi di parole. Insieme al misterioso incontro del 1941 tra Heisenberg e Bohr, di cui abbiamo parlato l'altra volta, a distanza di anni rimane il dubbio: Heisenberg era filonazista e ha provato a costruire la bomba senza riuscirci, oppure ha deliberatamente boicottato il progetto fingendo di portarlo avanti, ma in realtà realizzando esclusivamente un reattore nucleare e nulla più? Pensiamo ad esempio all'ambiguità di questo dialogo, estratto proprio dalle trascrizioni di Farm Hall, tra gli scienziati tedeschi che hanno appena ascoltato un servizio della BBC sullo sgancio della bomba atomica su Hiroshima. È il 6 agosto 1945. Weizsäcker dice: anche se avessimo ottenuto tutto ciò che volevamo, non è affatto sicuro che saremmo arrivati così lontano come sono arrivati oggi gli americani e gli inglesi. Non c'è dubbio che eravamo molto vicini al loro punto, ma è un fatto che eravamo tutti convinti che la cosa non avrebbe potuto essere completata durante la guerra. Ed Heisenberg risponde: beh, non è del tutto esatto. Direi che ero assolutamente convinto della possibilità di realizzare un motore all'uranio, ma non avrei mai pensato che avremmo realizzato una bomba, e nel profondo del mio cuore ero davvero felice che si trattasse di un motore e non di una bomba, devo ammetterlo. Come se non bastasse, una settimana dopo, il 14 agosto, lo stesso Heisenberg terrà una sorta di conferenza, chiamiamola così, ai suoi compagni prigionieri, dove illustra i suoi ragionamenti sulla bomba all'uranio. In pochi giorni egli si concentrò in particolare sulla massa critica, risolvendo da solo questioni che agli alleati avevano richiesto mesi e un intero team per essere risolte. Ipotizzò sezione d'urto, diffusione, scattering della reazione a catena, punti cruciali insomma per il calcolo appunto della massa critica, senza appunti, senza libri, senza tabelle di alcun tipo, per non parlare ovviamente di calcolatrici elettroniche, e in più in uno stato d'animo che possiamo immaginare: rinchiuso, prigioniero senza notizie sulla sua famiglia, dileggiato dai colleghi che gli erano stati amici fino a pochi anni prima. Qualcuno potrebbe pensare che se lo fosse meritato, che fosse il minimo per aver partecipato al programma nucleare nazista, anziché accettare l'invito di decine di suoi amici, non ultimo Enrico Fermi, che nell'estate del 1939, in occasione del suo ultimo viaggio negli Stati Uniti prima della guerra, lo implorò di lasciare tutto e rimanere in America. La risposta di Heisenberg fu: non posso abbandonare i miei compatrioti e tutti coloro che hanno bisogno di me in un momento delicato come questo. Anche questa frase è interpretabile in vari modi. Ma torniamo a Farm Hall. Il metodo utilizzato da Heisenberg fu quello di estendere il suo lavoro sul reattore e gli esperimenti iniziati dal suo team in Germania per comprendere la meccanica della bomba. Il fisico di Cambridge L. Nash ha raccontato in un magnifico articolo del 20 giugno 1999 tutti i passaggi dello straordinario ragionamento di Heisenberg, calcoli e formule incluse, articolo di cui consiglio la lettura a chi volesse approfondire, e in conclusione L. Nash arriva a dire che Heisenberg arrivò a calcolare la massa critica corretta e il raggio della sfera di uranio dell'ordigno con un margine di errore minore del 5%. Per quanto riguarda i sentimenti e la posizione ambigua di Heisenberg nei confronti del nazismo, personalmente sposo la visione dello storico della scienza Ryan Dahl, che parla di sfuggente verità. Anche rispetto alle trascrizioni apparentemente oggettive di Farm Hall, infatti nel 1992 le trascrizioni vennero declassificate, tutti i fisici e gli storici pensarono che finalmente avrebbero svelato il mistero consultando quegli scritti, ma non è stato così. Perché no? Beh, il primo motivo per cui quei documenti non possono essere in grado di svelare
rivelare la verità è che sono delle trascrizioni e non delle registrazioni originali che invece non furono mai conservate anche per motivi tecnici. Ma le trascrizioni non sono l'equivalente delle registrazioni. Si perdono le emozioni, i suoni, le inflessioni. È facile fraintendere proprio quando si fraintende un messaggio sul telefonino, si vorrebbe dire una certa cosa con un certo tono e viene percepita in tutt'altro. Il secondo problema è legato al fatto che le trascrizioni non sono complete. Furono gli alleati, ovviamente, a scegliere che cosa trascrivere e si concentrarono soprattutto sugli aspetti tecnici relativi alla costruzione della bomba tedesca. Infine, c'è il problema del punto di vista. Spesso in un testo di questa natura si trova quello che si cerca, tanto è vero che le stesse discussioni sono state lette ora a favore, ora contro Heisenberg. Una cosa però si può dire chiaramente, che non esisteva l'equivalente di un progetto Manhattan in Germania, perché i funzionari nazisti e i loro scienziati credevano che l'atomica non si sarebbe potuta sviluppare in tempo per essere impiegata durante la guerra. In conclusione possiamo dire che alla fine i tedeschi non costruirono nessuna bomba, mentre gli alleati lo fecero proprio per evitare che la potesse costruire Hitler. Eppure, dal test Trinity alle giornate di Hiroshima e Nagasaki, si realizzarono a Germania sconfitta e Hitler morto suicida. Perché? Se la bomba era stata pensata proprio per essere usata contro Hitler, si realizzò lo stesso e si utilizzò? E come si arrivò a quel punto di non ritorno?